Ciao, buongiorno a tutti amici, come state? Spero davvero tutto bene. Oggi, a grande richiesta, finalmente riesco a registrare l'home tour, quindi vi farò vedere la mia casetta nuova e sono molto emozionata. Non è stato facilissimo riuscire a completare l'arredamento perché, come potete ben immaginare, siamo in un periodo in cui ci sono un sacco di ritardi, però piano piano ce l'abbiamo quasi fatta. Dico quasi perché sicuramente ancora manca qualcosina da aggiungere, però ci tenevo davvero tanto a condividere con voi queste immagini perché voi ormai per me siete come una famiglia, quindi iniziamo subito, voglio farvi vedere tutta la mia casetta. Questa è l'entrata della mia casetta. Siamo in una mansarda, quindi c'è prima una scalinata, si salgono le scale e ho messo come entratina questo specchio stile barocco e anche questa piccola console. Abbiamo qui un coniglietto che è una bomboniera di un battesimo della mia nipotina e uno svuotatasche della Thun. Poi abbiamo un vaso in plastica con i girasoli che mettono tanta allegria e buon umore. Ho scelto questo vaso di plastica perché spesso i miei gattini saltano sopra questa console, quindi ho paura che possano buttare il vaso. Poi abbiamo l'ingresso in cucina, si tratta di uno spazio aperto che comprende quindi la zona salotto e la cucina. Le tende le ho preferite così, molto leggere e velate perché essendo una mansarda naturalmente un pochino buia. Poi abbiamo il mio tavolo rotondo, guardate come è bello, lo adoro, con queste sedie bianche e poi una nota importante meritano anche questi quadri che io adoro. I quadri riescono ad abbellire una stanza in una maniera davvero incantevole, arricchendo la nostra casa con arte, bellezza ed eleganza. Questi quadri li ho acquistati sul sito di Desenio. Sono stati talmente gentili che mi hanno offerto un codice sconto anche per voi del 30%. Fra chef vi lascio tutto qua giù nell'info box. Importante, questo codice sconto durerà fino all'11 di marzo. Guardate che belli ed eleganti questi quadri. Abbiamo quindi Amore e Psiche di Canova e poi abbiamo anche la Cappadocia. La Cappadocia è naturalmente una regione della Turchia e questo è il Cammino delle Fate nel parco di Görem, dove si fanno dei giri in mongolfiera. Super super romantico. Sono rimasta anche molto colpita da come mandano questi quadri così protetti. I quadri sono tutti impellicolati e gli angoli hanno questo cartoncino per evitare appunto danni. Invece i poster sono custoditi in una carpetta di cartone in modo da evitare appunto che possano stropicciarsi o rompersi durante la spedizione. Inserirli all'interno è davvero semplicissimo, basta togliere appunto gli angoli di cartone, togliere la pellicola protettiva dal plexiglass perché questi quadri hanno il plexiglass e non il vetro, in modo che appunto se cadono per terra non si rompono ed è veramente una genialata. E il gioco è fatto, guardate, il primo quadro è stato assemblato. Poi abbiamo un tavolino. Ho adorato questo tavolino quando l'ho visto perché mi piace tantissimo e ho posizionato sopra una conchiglia e due candele profumate. Questo divano è tutto bianco e ho pensato quindi di colorarlo con dei cuscini morbidi in peluche con questo dettaglio in foglia d'oro e dall'altro lato della stanza invece abbiamo la cucina. La cucina che ho voluto in stile moderno con questa cappa pensile. Poi abbiamo la televisione che devo cambiare perché la voglio più grande e ha una staffa girevole in modo che appunto possa essere vista da tutti i lati della stanza. Due sgabelli in ecopelle
Ho appoggiato qui anche un servizio di tazzine molto carino e molto romantico. Qui abbiamo un tagliere della Thun piccolino, anche questo molto carino. E poi voglio farvi vedere anche il lavello. Il lavello è davvero molto molto ampio, ha una vasca ed è comodissimo perché ci entrano molto bene anche le teglie, quelle del forno. Ovviamente qui abbiamo la base della cucina con tutti i cassetti e le ante, un'altra finestra molto ampia e molto luminosa e qui abbiamo un'altra base. Qui abbiamo un sottotetto che tra poco vi farò vedere, ma prima ovviamente devo soffermarmi su questo, sul silver button che conferma che ho superato i 100.000 iscritti soltanto grazie a voi che mi seguite. Abbiamo naturalmente la caffettiera con cui vorrei offrirvi un bel caffè a tutti e simbolicamente un caffè ve lo faccio davvero, lo prendiamo insieme. Dei quadretti colorati che richiamano appunto il mondo dei dolci, un po' anni 50, un po' vintage. Non sapevo dove metterli e quindi li ho semplicemente appoggiati così per il momento. Poi abbiamo la mia attrezzatura, il bimbi, la planetaria, la friggitrice ad aria, ma ne avrei davvero tanti, li ho per il momento posizionati all'interno del mobile perché se no sarebbero troppi. Lì invece abbiamo uno dei miei softbox e poi naturalmente anche una delle aspirapolveri che ho attaccato così al muro e così è più semplice. Adesso vi faccio vedere uno dei sottotetti perché questa casa ha la particolarità di avere tanto spazio per andare a riporre magari scatoloni, valigie, non lo so, scorte, qualsiasi cosa. Soprattutto quello dall'altro lato, che vi faccio vedere dopo, è grandissimo. Ma per prima cosa voglio farvi vedere anche gli elettrodomestici che sono nascosti. Abbiamo quindi il forno e la lavastoviglie. La lavastoviglie è ancora piena perché l'ho appena fatta e devo svuotarla. È davvero molto comodo avere una lavastoviglie. Prima non l'avevo e dovevo lavare tutto a mano. Invece da questo lato abbiamo il mio supermercato personale che ho rifornito con tutto l'occorrente per poter fare i dolci e soprattutto anche il pane. Ci sono quindi tutti i frutti canditi, poi abbiamo anche il lievito, l'amido di mais, l'amido di riso, la fecola di patate, le sac à poche, insomma un po' di tutto. Al piano di sotto invece abbiamo la frutta secca, quindi le mandorle, il pistacchio, i semi con cui vorrei fare dei pani ai cereali veramente molto buoni, uvetta candita, cocco, uvetta candita no, uvetta passa, volevo dire. Al piano di sotto abbiamo invece tutte le farine, quindi abbiamo la farina integrale, la farina di segale, poi abbiamo la farina per dolci, la manitoba, lo zucchero muscovado, poi il frigorifero, il congelatore e poi abbiamo anche un'altra dispensa in cui ho messo invece la pasta, il riso, i savoiardi con cui voglio fare un bel tiramisù, i pelati, la pasta di zucchero al piano di sotto e al piano di sopra abbiamo un po' di tazzine, un po' di bicchieri, di tazze, fazzoletti, scottex, eccetera. Adesso torniamo da questo lato, vi faccio vedere anche l'altro sottotetto, non spaventatevi perché è un disastro, ancora non l'ho messo in ordine, ancora abbiamo scatoloni in giro, roba da sistemare, però giusto perché questo è un home tour vi faccio vedere anche
questo spazio che al momento appunto è un deposito da sistemare. Abbiamo anche ancora un lettino, una scrivania, una poltrona, insomma ancora non siamo perfettamente sistemati al top. E qui ho altre due aspirapolveri che ho fatto sempre attaccare avendo la corrente, quindi stanno nascoste e ordinate. E adesso finalmente andiamo a vedere un'altra zona della casa. Questo è il corridoio con la scalinata che vi dicevo, la finestra a cui ancora devo mettere la tenda perché non sono potuta andare a comprare il bastone da mettere. E questo è un particolare della Plic in cristallo che io adoro. Qui abbiamo un altro quadro, sempre di Desenio, che ho posizionato in questa zona frontale al bagno. Questo è il bagno con la vasca idromassaggio, in cui il colore preponderante appunto è l'azzurro, il turchese e il bianco. Qui abbiamo il lavello con il suo mobiletto, la routine per la skincare, un profumatore per ambienti, naturalmente la vasca idromassaggio che è molto grande, il lucernaio e poi il lampadario, anche questo in cristallo. Nonostante il tetto sia in pendenza, io ho voluto metterlo lo stesso perché mi piace tantissimo. La bellezza di questa vasca è anche che ha la cromoterapia, scusate, e quindi fa tutte le lucine ed è veramente super rilassante. Il tappeto è molto grande, è 2 metri ed è sempre in stile shaggy, quindi peloso. E poi invece a destra abbiamo il mio studio, in cui monto i video e in cui registro anche alcuni video di make-up, che è l'altra mia passione. Anche qui abbiamo un tappeto shaggy, questa volta il colore preponderante è il verde pastello, che a me piace tanto. E il mobilio è sempre sul bianco, quindi abbiamo questa scrivania con cassettiera. Qui abbiamo 2 cimeli, la prima è la foto di Nick Carter dei Backstreet Boys e l'altro invece è il cuscino che vedete dietro con la scritta Ti voglio bene, perché risalgono a quando io avevo 15 anni, quindi veramente hanno tanti anni addosso e ci tengo molto. Poi abbiamo qualche foto mia di quando ero un po' più piccola e naturalmente poi abbiamo l'autografo dei Backstreet Boys e io che abbraccio Nick Carter finalmente dopo una vita che ho passato ad ascoltarlo e ad amarlo, sono riuscita ad abbracciarlo e la foto è naturalmente dovuta. Qui abbiamo invece la parete attrezzata che mi funge da libreria, all'interno ci sono tutti i miei libri e invece nella parte della vetrina abbiamo la parte dedicata al mondo dei profumi e al mondo del make-up. Qui dove vedete Cara Delevingne, in realtà io vorrei mettere delle mensole. Nel frattempo ho appoggiato questo cartonato davvero molto bello e colorato. E qui appunto abbiamo profumi, pennelli, creme, un po' di tutto. Qui in queste scatole ci sono ancora altri prodotti cosmetici e poi alcuni dei miei libri. Questi sono i miei preferiti, quelli che riguardano la letteratura inglese, che è davvero la mia passione. E poi da quest'altro lato vi faccio vedere anche i libri di cucina, i libri e i DVD soprattutto di lingue straniere. L'arazzo del bacio di Klimt che ho acquistato ad Assisi. E qui c'è l'accesso al sottotetto che continua appunto da quello della cucina, quindi per farvi capire un po' che è veramente molto grande. Dopo
giriamo e abbiamo l'altro mobiletto che ho posizionato qui nel corridoio a scacchiera. L'applique è semplicissimo, è quadrato. Vorrei mettere anche qui qualche quadro, però piano piano. Dopotutto non si può acquistare tutto in una volta perché la spesa è veramente enorme. Qui abbiamo una Yankee Candle, qui un vaso in cui ho messo il pupurri, quindi i fiori secchi profumati che ho acquistato da Ikea, un vaso blu e un'orchidea finta. Adoro le orchidee. Dopo, a destra invece abbiamo il secondo bagno, in cui ho messo questi tappeti fucsia e anche le tovaglie per il viso sono fucsia. Abbiamo una plafoniera IP65, l'ho presa appunto perché essendo molto vicina alla doccia ho paura che magari possano esserci degli schizzi di acqua. Uno specchio molto semplice con la lucetta sopra, anche qui un profumatore per ambienti, roba di saponi, detergenti, uno scaldino e poi abbiamo la lavasciuga che è decisamente troppo grande. I sanitari, anche qui abbiamo un lucernaio con zanzariera, li ho fatte mettere appositamente perché avevo paura che mi potesse cadere qualcosa in testa mentre è aperto. Come vi dicevo, la lavasciuga è veramente gigantesca e vorrei cambiarla, vorrei comprarne una molto più piccola. E poi abbiamo la doccia. Anche questo box doccia è davvero molto grande, molto spazioso e mi piace tantissimo. Anche se tenerlo pulito non è molto facile, perché come sapete i cristalli vanno puliti ogni volta che ci si fa la doccia, altrimenti restano tutte le goccioline. Lì ho messo una mensoletta per poter appoggiare tutti i saponi e questo era il secondo bagnetto. Adesso girando abbiamo l'ultima camera ed è la mia camera da letto. È uno stile neoclassico. Ho voluto mettere anche qui un lampadario nonostante me l'avessero sconsigliato perché appunto il tetto è in pendenza, però io l'ho voluto tantissimo. La bellezza di questi mobili è che alla base hanno, guardate, un LED, anche se un po' scomodo perché devo attaccare la presa e non c'è un modo per poterlo collegare direttamente al pulsantino. Poi guardate che belli questi strass, questi ricami in rilievo, qualche libro per la lettura, una candela dei Thun, poi abbiamo la testata del letto in ecopelle, il piumone che sta diventando decisamente troppo pesante perché qui iniziano le belle giornate. E poi abbiamo il tappeto azzurro in stile Aubusson, quindi questo stile neoclassico o contemporaneo davvero molto bello ed elegante. Una nota di merito anche per le tende che ha cucito tutte la mia mamma, essendo una mansarda e avendo quindi un'altezza non vendibile, ha dovuto cucirle tutte quante a mano con tanta pazienza. Quindi grazie mammina mia. Qui abbiamo anche il comò, sempre ricamato con questi fiori in rilievo molto romantici, gli strass che sono davvero molto belli. Una bajour, dei cosmetici, i miei profumi preferiti del momento, una collana e degli orecchini in pietre e delle pietre che hanno delle proprietà benefiche come la selenite, che è una pietra che porta
amore, tranquillità, serenità. E l'ametista, che è una pietra spirituale che apre la mente verso il mondo che ci circonda ed è l'emblema della spiritualità che porta verso l'amore a discapito invece dell'egoismo. Quindi a me piacciono tantissimo le pietre e i loro significati. Voi ci credete? Qui abbiamo un altro sottotetto che adesso vi mostro. Abbiamo un altro softbox dei mobiletti che avevo già nella casa precedente, uno stendino per quando non voglio usare la lavasciuga, anche perché ci mette parecchio. Adesso che ci sono le belle giornate preferisco decisamente utilizzare un classicissimo stand di biancheria. Qui abbiamo anche l'armadio, che è davvero molto ampio, un armadio scorrevole, con questo specchio molto particolare a fasce, il crocifisso di San Damiano, anche questo che ho acquistato ad Assisi, così come le pietre che mi ero scordata, sono le pietre del drago. Se per caso dovesse essere in ascolto quella ragazza che me le ha vendute, le mando un bacione perché mi piacciono tantissimo. E questa è la mia stanza, cosa ne dite? Vi piace? Ah, vi porto a far vedere anche un altro angolino molto comodo in cui io posiziono anche le borse che uso al momento. E questo è il mio angolino preferito di tutta la casa, dove mi metto comoda sulla chaiselongue a guardare tutte le serie mie preferite di Netflix. Poi abbiamo anche un balcone perimetrale molto grande, credo che si aggirerà intorno ai 200 metri quadrati e vi assicuro che tenerlo pulito non è assolutamente molto semplice, anche perché fuori non ho ancora l'acqua, quindi devo prendere secchi d'acqua per pulire. Però insomma è molto bello perché c'è tanto spazio, i gattini possono divertirsi, salgono sempre sul tetto, vanno a passeggiare, io sto tranquilla perché almeno per il momento non vanno sotto. Al piano di sotto c'è una specie di giardinetto, un cortile molto grande, molto ampio che mi piacerebbe arredare magari con l'arrivo dell'estate, vediamo un po' se ci riesco, mi piacerebbe mettere degli arredi da giardino, quindi un divanetto, due poltroncine, credo che si chiamino in rattan, sono davvero molto comodi e sono anche abbastanza economici e sono davvero molto belli. Poi ovviamente un tavolino e poi nei miei sogni, ancora è soltanto nei miei sogni, mi piacerebbe mettere una piccola vasca idromassaggio da esterno e magari forse, anzi sicuramente quest'anno non ci riuscirò, però magari per l'anno prossimo vediamo se riesco a mettere qualcosina da parte, sarebbe davvero molto bello, anche perché vivo in una regione in cui non c'è il mare e d'estate sarebbe molto piacevole. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, insomma almeno vi abbia fatto un pochino di compagnia e vi mando un bacione e ci vediamo con una nuova videoricetta. Inoltre, se avete qualche richiesta particolare di ricette, potete sempre chiedermele, me le scrivete qua giù nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate della mia casetta, se vi piace e sono molto curiosa di leggere tutti i vostri commenti. Mille baci e ci vediamo dopo. Ciao!